Vuoi sbloccare la tua vita prima dei 40? Ecco come fare il cambiamento che desideri. Stai per compiere 40 anni e ti senti a un bivio. Non sei soddisfatta di ciò che hai ottenuto finora, anche se hai dato tanto. Sai di poter ottenere di più, di meritare di più, ma ti senti bloccata, non vista, soprattutto al lavoro e magari non valorizzata per ciò che ti senti di meritare. E poi c'è la tua vita privata, famiglia, figli, casa, amici. Sembra una gara di slalom tra mille impegni e a volte manca anche il respiro. Magari stai pensando di avviare qualcosa di tuo, un progetto tuo che ti dia quella soddisfazione che stai cercando, ma non riesci a trovare né il tempo né le energie. Hai fatto magari tanti corsi, imparate tante strategie, eppure c'è sempre una distanza tra ciò che sai e ciò che riesci davvero a mettere in pratica. Se ti ritrovi in queste parole, allora sei al posto giusto. Il primo punto è riconoscere il tuo vero potenziale, il tuo vero valore. Il primo passo da fare è riconoscere il tuo potenziale, il tuo vero valore. Voglio aiutarti a comprendere il potere che hai dentro di te e come accedere a delle risorse che forse non sapevi neanche di averle dentro di te. Spesso ci poniamo dei limiti basati su credenze che abbiamo già appreso, ma quelle convinzioni non sono la verità assoluta, sono soltanto un solo modo di vedere il mondo. Ti parlerò del journaling, uno strumento molto potente e alla portata di tutti. È uno spazio sicuro in cui puoi esprimerti senza giudizi e raccontare la tua storia, capire i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri. Scrivere è come mettere una lente di ingrandimento su ciò che provi e ti permette di trasformare i dubbi in chiarezza, i limiti in possibilità. Il secondo passo è passare dalla consapevolezza all'azione. Ma come trasformare questa consapevolezza in azione? E una delle chiavi è guardare ogni situazione da un nuovo punto di vista. Immagina di sederti a un tavolo rotondo dove accanto a te ci sono delle persone che ammiri e che sono esperte nel risolvere quei problemi che tu ti stai ponendo. Può essere chiunque, anche personaggi storici oppure leader del presente, che rappresentano quella qualità che tu ammiri. Chiediti come affronterebbero loro questa situazione, che azioni ti consiglierebbero di fare per risolvere quella situazione. Un altro strumento potente è quello proposto da Bob Proctor. Prendi un foglio di carta e scrivi ogni dettaglio da quella situazione. Descrivi cosa provi, come vedi quella situazione, che emozioni, ti provoca e inizia a guardare quel foglio come se fosse la storia di qualcun altro. Spostati e guarda la situazione da un'altra prospettiva. Addirittura posa il foglio di carta e guardalo capovolto. Prova a leggere, prova a pensare a quello che è successo. Se non riesci a vedere nuovi punti di vista, gira intorno a tavolo finché riuscirai a vedere l'accaduto anche da un'altra prospettiva. Ti aiuterà molto a liberarti da quei pensieri che ti bloccano e a scoprire angolazioni diverse per vedere quell'accaduto. Il punto 3, come il journaling ha cambiato la mia vita. E anche io ho passato dei momenti in cui sentivo di non avere più il controllo della mia vita. Pensavo di fare tutto il possibile, ma non vedevo i risultati che speravo. E poi ho scoperto il journaling e ho iniziato a scrivere ogni situazione che mi turbava
esplorando i miei pensieri, le mie emozioni, le mie reazioni. Ma non mi sono fermata lì, mi sono chiesta anche cosa penserebbe l'altra persona, qual è la sua prospettiva. Questa pratica mi ha aperto un mondo. Ho iniziato a capire che l'altra persona poteva interpretare le mie azioni in un modo diverso da ciò che intendevo io. Questa consapevolezza ha cambiato il modo in cui mi relazionavo con gli altri, soprattutto nei momenti di incomprensione. E mi sono accorta che spesso il primo passo verso un cambiamento reale è imparare a fare domande e imparare ad ascoltare. Se tu provi ad ascoltare da uno spazio di curiosità, con l'intenzione di capire veramente l'altra persona cosa intendeva, da cosa parte la sua azione oppure la sua reazione, le sue parole. Prova a comprendere al meglio ciò che intende l'altro e vedrai che riuscirai a vedere qualsiasi cosa intorno a te da un'altra luce, perché in fondo la verità non esiste. Ognuno ha la sua verità e ognuno ha le lenti attraverso le quali guarda la realtà di un altro colore. Passo 4. Trova strumenti che ti aiutano ad agire e a creare nuove credenze di partenza per le tue azioni. Non basta scrivere però, bisogna anche passare all'azione e per farlo devi avere chiarezza. Ecco un consiglio pratico. Stabilisci una routine mattutina di scrittura. Datti il tempo per definire le tue intenzioni per la tua giornata. Per esempio, oggi devo ottenere un certo risultato. Per esempio, oggi so che nel mio lavoro devo ottenere un certo risultato, realizzare in seguito alle mie visite, agli incontri con i miei clienti, ottenere 2, 3, 4 vendite, oppure riuscire a coinvolgere il progettista in un lavoro. Qual è l'intenzione che mi pongo di fare quella cosa, di realizzarla, oppure avere il risultato compiuto e essere coerente con il risultato. Il segreto è questo. Il segreto è allinearti con l'ottenere quel risultato. Poi ogni sera fai una breve riflessione su ciò che sei riuscito ad ottenere, cosa ha funzionato, cosa puoi migliorare. Così inizierai a monitorare i tuoi progressi e a vedere ogni piccolo cambiamento, a notarlo, a avere prove che i tuoi cambiamenti stanno arrivando, il che è fondamentale. E ogni passo avanti ti avvicina sempre di più alla persona che vuoi diventare. Se questo canale è dedicato per darti strumenti giusti, con un approccio pratico e semplice e che ti permetterà di fare quei piccoli ma fondamentali passi di cambiamento per la tua vita. Come conclusione, mi viene da dirti, se senti che questo percorso potrebbe fare il caso tuo, iscriviti alla mia newsletter. Riceverai un primo strumento validissimo, pratico, che, se applicato nel modo giusto, potrà fare la differenza nella tua vita. E se vuoi fare un passo ancora più deciso, clicca sul link nella descrizione per unirti al mio gruppo privato. Lì condivido strategie e nuovi modi per affrontare le sfide quotidiane perché so quanto può far la differenza
avere una guida, ma anche quel gruppo di pari che ti sia di supporto giorno per giorno, con persone con le quali cambiare idee, scambiare risultati, scambiare soluzioni. E ricorda, il cambiamento non richiede grandi salti da oggi a domani, è fatto da nuovi passi giorno per giorno e ogni passo che fai ti avvicina al futuro che desideri. Questo viaggio è nelle tue mani ed è solo l'inizio.